Guardate quanto è stato il consumo, 93%. Presenza di Dark Matter Energy! È la quarta nave da guerra Dead Shadow! È l'Arcadia! Buongiorno viaggiatori, bentornati sul canale. Per chi non mi conosce, io sono Alessandro, questo è il laboratorio Arcadia on the Road, da dove escono mezzi un po' strani. Torniamo a noi ragazzi. Per prima cosa iscrivetevi al canale, è un piccolo gesto e serve a me per poter meglio condividere tutti i miei contenuti. Oggi parliamo di una cosa interessante, parliamo di un compressore portatile, ce lo manda l'azienda Vinco. Questa secondo me è veramente una volpata e soprattutto una cosa molto utile per noi viaggiatori. Parliamo di un compressore portatile senza serbatoio, dalla potenza di 1,3 HP di potenza per un assorbimento, mi dicono, di 1100 watt, quindi circa 1 kW di potenza. Qual è il vantaggio? Uno, non è il classico compressorino 12 volte che se provi a usarlo ti si fonde in mano tutte le volte. Parliamo di fatto di un motore da compressore 220 con la potenza di 1,3 HP, quindi comunque spinge forte. Infatti mi danno una potenza massima, con una pressione, scusate, massima fino a 8 bar. La cosa che rende questa cosa molto interessante è il fatto che all'interno è fatto intanto a valigetta, e all'interno di questa valigetta c'è tutto quello che ci serve. Lo andiamo a aprire insieme. Allora, intanto vi dico ragazzi, ha un costo veramente, secondo me, abbastanza ridicolo. Mi pare che costi circa una novantina di euro. Nella novantina di euro io ho questa bellissima valigetta dove all'interno, la scatola la possiamo appoggiare, dove all'interno è alloggiato il mio compressore e i suoi accessori. Questa è la cosa più fondamentale, quindi vuol dire che io ho veramente poco spazio. Diciamo che non ho un compressore a casa, posso optare per un compressore del genere che, soprattutto nel nostro caso, che è la cosa che ci interessa di più, possiamo andare a riutilizzare quando siamo in viaggio, camper, fuoristrada, qualunque cosa. Chiaramente ragazzi, essendo un compressore da 220 volt dalla potenza di 1000 watt, ergo prevedo che abbiamo un impianto in camper con un inverter di almeno 1500 watt per assorbire lo spunto. Ormai so che sono accessori ormai entrati nella normalità, quindi mi permetto di farvi vedere questo perché è veramente una gran volpata. La cosa importante, come vedete, abbiamo il compressore frontale tastone 01, quindi non ci possiamo sbagliare. Da questa parte abbiamo, come vedete, un ripostiglio, non so come chiamarlo, accessori. Attenzione, è già dotata di pistola gonfia e sgonfia le gomme e un cavo di 2 metri con l'aggancio rapido, chiaramente la sua connessione, e qua c'è il cavo da 2 metri con l'attacco rapido di aggancio e sgancio, da una parte chiaramente già collegata, ora bello nuovo, quindi tutto crimpato, e vado ad agganciare le mie utenze che mi servono. Di fatto io ho un cavo che è più o meno 1 metro di lunghezza, 2 metri di cavo e arrivo alla pistola. Ragazzi, se immaginate che lo portate al centro del camper, praticamente porta da tutte le parti. In più è dotato da qualche parte qui dentro anche del kit per gonfiare e sgonfiare palloni, materassini, quindi famoso discorso. È un ottimo oggetto da tenere in camper perché riesco veramente a usarlo in ogni modo. Ora, a parte il mero unboxing che avete appena visto, fra l'altro molto interessante, che praticamente mi danno tutto compreso questo, che è la cosa che forse a noi serve un pochino di più. Ora che cosa facciamo? Lo andiamo ad attaccare all'Arcadia, andiamo a vedere i consumi istantanei che ha, il tempo di utilizzo, proviamo a sgonfiare una delle mie gomme, non so, diciamo a 2 bar, quindi molto sgonfia, e la riportiamo verso i 4.2. Bello oggettino, mi piace molto. Andiamo a provare. Eccoci qua ragazzi, facciamo tutto in diretta. Ho appena collegato, come vedete, il compressore, il mio cavo e il mio cavo di 2 metri alla pistola. Andiamo a lavorare su questa gomma. Ora, se vi ricordate il mio impianto ragazzi, qua mi dispiace oggi ragazzi, le basse luci, ci faccio poco. Se vi ricordate, qui ci sono le mie prese di forza, d'accordo? Quindi io oggi mi accendo il mio inverter e le prese di forza, già alzato il magneto termico, quindi qui è collegato il mio compressore. Andiamo a fare una cosa subito simpatica. Allora, vediamo la mia batteria. La mia batteria sta benissimo, 93,5%, addirittura stanno caricando anche i pannelli solari. Qui c'è un tempo che fa schifo, loro caricano lo stesso, va bene. Ok, ora io stanno producendo circa mezzo ampere, se lo potete vedere. Ora andiamo ad accendere il nostro compressore e andiamo a vedere quanto assorbe di fatto su un impianto. Ecco, sentite il rumorino di 101 decibel. Guardate l'assorbimento, parliamo di circa 97
ampere, 1 kilowatt, è corretto. Ora, la cosa interessante è questa qua. Spegniamo un attimo. Essendo un compressore senza serbatoio, lui mi dà il massimo sempre. Ora, noi andiamo a sgonfiare la gomma, prima di tutto con il manometro in dotazione, così vediamo anche che funzioni correttamente. Lo accendiamo e vediamo quanto ci mettiamo. E vedremo anche quanto mi costa sulla mia batteria, ricordate il mio impianto è un 300 A al litio, a livello di questa semplice operazione. Perché vi parlo di questo? Perché di fatto l'assorbimento istantaneo che avete visto, 96-97 A circa, coincide più o meno con la scarica massima di una batteria da 100 Ah, che solitamente avete quasi tutti sul camper. Quindi con un buon inverter da 1500 watt è un'operazione che qualche minuto, perché di più non dura, riesce tranquillamente già a reggere anche una batteria piccola da 100 A come batteria servizi. Chiaramente ragazzi, se non avete impianti come questi, quindi veramente grossi, il mio consiglio è fate queste operazioni a motore acceso in modo che almeno l'alternatore, diciamo, eroghi il più corrente possibile. Ok, andiamo a fare questa prova, agganciamo la gomma, lo sgonfiamo di più o meno a 2 bar e poi dopo la andiamo a rigonfiare. Andiamo! Ok, come potete vedere sono arrivato circa con il manometro a 3 bar. Ora la andiamo a sgonfiare. 2. Facciamo che ci accontentiamo? Dai, fermi tutti. Ok. 2, ce l'abbiamo, adesso in diretta. Compressore, d'accordo? Vi ricordate? La mia batteria era circa al 93%, ok? Vedete come si attesta subito, guardate, sui 4 bar e guardate, sono già a 3 bar. 2, esattamente come prima. Ragazzi, ho portato una gomma da 2 a 3 bar in 20 secondi, ok? Ora lasciamola lì attaccata, ci riguardiamo dopo. Tenete conto che sulla mia batteria, guardate quanto è stato il consumo. 93%, spero che lo riusciate a vedere. Quindi nel mio caso ha assorbito lo 0,5%, cioè, capite perché una cosa del genere è veramente, tanto si sta sgonfiando la gomma, tanto poi la rigonfiamo. In camper ragazzi questo oggettino è molto semplice, gonfiare una gomma con un compressore del genere che arriva a 8 bar, avete visto come attaccato e spento, lui spinge a manetta subito a 4 bar immediato, quindi è tanta roba, vuol dire rigonfiare una gomma in meno di un minuto, ma neanche, molto scarso. Gonfiarvi un materassino, gonfiarvi il giochino del figlio, qualunque cosa, soprattutto in caso di emergenza è veramente molto comodo. Secondo me ha un basso costo, ricordiamo, circa 90 euro, già dotato del cavo di prolunga di 2 metri con aggancio rapido, la pistola, i vari aghetti per materassi, palloni e tutto il resto, soprattutto ragazzi col fatto che ha valigetta, è veramente ben allocabile, infatti questo qua lo infilo nel gavone, io non lo cavo più, bell'oggetto. Pensateci anche ragazzi se a casa non avete un compressore, è un piccolo compressorino che posso tenere in cantina e all'occorrenza mi vado a fare il viaggio e me lo porto dietro. Brava Vinco, questo è veramente un bell'oggettino. 2 considerazioni finali ragazzi su questo Vinco BC 1100, vi lascio sotto il link in descrizione. Secondo me è veramente una bella volpata, come avete visto. Nel nostro caso ragazzi usarlo veramente sui camper per il tempo tecnico che mi serve per rigonfiare una gomma, le percentuali di scarica della batteria sono veramente nulla. Funziona bene, ha veramente una bella spinta al compressore, cioè lo senti che non è il compressorino 12 volt, se qualcuno è mai capitato di doverlo usare. Soprattutto diciamo che in una vacanza anche diciamo un pochino lunga, dove magari mi appoggio ad un campeggio o robe del genere, avere la disponibilità di un compressore per fare tante operazioni, perché ora noi ci siamo limitati a gonfiare una gomma, ma si può pulire qualcosa, si può lavorare. Pensate una gomma che non viene via, d'accordo? Sono in mezzo alla strada, c'è un bullone inchiodato, io qui ci posso attaccare tranquillamente una pistola impulsi, cioè capite che pam, pam, questa viene giù. Della serie potrebbe fare la differenza tra levarmi da una brutta situazione e purtroppo dover chiamare qualcuno sempre che io ci riesca. Bell'oggetto, mi piace e avremo modo di testarlo anche un pochino più avanti nel tempo. Intanto ragazzi cosa vi dico? Buoni chilometri e alla prossima, stagione invernale proprio partita alla grande.